Benvenuti, anime curiose che respirano emozione e cercano la verità oltre la patina lucida delle copertine. Siete nel vostro rifugio, il luogo in cui ogni sospiro dei famosi si trasforma in racconto da decifrare con attenzione e cuore. Qui, dove l'eco delle voci fa vibrare l'aria e il silenzio pesa più di un titolo in prima pagina, oggi vi portiamo una storia che ha già acceso discussioni in ogni angolo del web. Al centro di tutto c'è una donna che ha sempre scelto la misura e il pudore come bussola, e un uomo che con la sua presenza riesce a calmare le tempeste. Parliamo di Cemre Arda e, inevitabilmente, dell'uomo che la sua dichiarazione ha portato nell'occhio del ciclone, Gökberk YLDRM. Prima di addentrarci nella confessione che ha scosso l'intero universo del gossip, permetteteci un gesto di complicità. Iscrivetevi, attivate la campanella e, se credete in un racconto che scava sotto la superficie, unitevi alla nostra famiglia cliccando sul pulsante Join. Perché le storie come questa meritano di essere ascoltate con attenzione, e voi siete parte di ogni svolta. La scena si è consumata in uno di quegli eventi dove l'alta società sfoggia sorrisi perfetti e abiti che dicono più di 1000 parole. Lì, tra lampi di flash che disegnavano una costellazione artificiale e un brusio continuo di domande, si è aperto un varco di verità. Cemre Arda è comparsa davanti al muro dei microfoni con una luce diversa negli occhi, un calmato coraggio che chi la conosce non le vedeva da tempo. Ha preso fiato, ha atteso lo spazio giusto tra una domanda e l'altra, e poi ha pronunciato una frase che ha fatto tremare i server dei social come un temporale in piena estate. Lo amo e non intendo più tenerlo nell'ombra. Non era un bisbiglio sfuggito per caso, non era una confidenza rubata. Era un'affermazione piena, densa, come quelle che cambiano il modo in cui guardiamo una persona. Cemre, che per anni ha difeso la propria sfera intima con eleganza ferrea, ha aperto il portone principale, senza esitazioni. Chi era lì giura di aver visto sul suo volto la quiete di chi ha misurato la decisione in silenzio, notte dopo notte. Il sorriso che ha seguito quelle parole non era un gesto per i fotografi, ma un sigillo. Non più la diva irraggiungibile, ma una donna che sceglie di raccontarsi per quello che è, innamorata e libera. E mentre i giornalisti cercavano di incastrare altre domande, lei ha aggiunto: va tutto alla grande nella mia vita. Sono felice, sono in pace. Lo amo e a questo sentimento mi tengo stretta. Una frase semplice, limpida, che ha incendiato la curiosità. In un'epoca in cui spesso si nega l'evidenza per strategia o timore, l'onestà di Cemre è sembrata un atto quasi sovversivo. Il particolare più affascinante, però, è quello che non ha detto. Non ha pronunciato un nome. Non ha indicato un volto. Ha lasciato che lo spazio vuoto si riempisse di congetture, e quelle congetture hanno preso il nome di Gökberk YLDRM con la rapidità di un sussurro che diventa coro. Perché? Perché da tempo i loro mondi si sfiorano in luoghi inattesi. Perché la sua presenza, discreta ma mai assente, è stata notata da chi osserva senza farsi notare. Perché ci sono sguardi che non mentono, e pause che sanno di dediche. Cari amici di Turkey News Magazine, voi cosa ne pensate? È un ritorno di fiamma mai ammesso tra le righe? O è la conferma di un legame che ha camminato nell'ombra, mentre il resto del mondo guardava altrove? Diteci la vostra nei commenti, spesso la vostra intuizione anticipa la verità. Subito dopo quella frase, il mondo digitale è esploso. Da una parte, chi ha applaudito la scelta di vivere alla luce del sole, dall'altra, chi teme che ogni passo di Cemre venga divorato dall'attenzione morbosa. Ma su una cosa sembrano concordare tutti: la dichiarazione ha cambiato le regole del gioco. Voci vicine a lei raccontano che questa decisione non è stata un impulso, ma la conclusione di un ascolto interiore durato mesi. Cemre avrebbe capito che la felicità non si può vivere come un segreto mentre le giornate scappano via. E le stesse fonti parlano di una nuova energia, sul set, nelle prove, nella vita di tutti i giorni. Come se le si fosse sciolto un nodo invisibile in fondo al respiro. Lo amo e, quella sospensione è diventata uno slogan. I più giovani l'hanno trasformata in caption, in disegno, in suono. Il non detto che incolla l'attenzione più del detto. Cosa veniva dopo? E sono pronta a tutto?
E non temo le conseguenze? Il silenzio dopo la congiunzione è stato un gesto calcolato o un riflesso del momento? Gli esperti di comunicazione che hanno rivisto la scena fotogramma per fotogramma giurano che non c'era imbarazzo. Solo il piacere di lasciare una porta socchiusa, sapendo quanto fosse potente il varco. C'è già chi parla di nuova era per Cemre Arda. Si mormora di progetti audaci in arrivo, di scelte professionali alimentate da un equilibrio finalmente pieno. Sul set, raccontano, l'aria è più leggera. Non la distanza di chi alza muri, ma la dolce fermezza di chi decide quando far entrare gli altri. Lei non corre più per smentire, non si affanna a cambiare discorso, non rincorre le voci, le dirige. E lui? C'è un uomo al centro di questo turbine, ed è inutile fingere che il suo nome non sia quello che tutti sussurrano, Gökberk YLDRM. Non è stato pronunciato da Cemre, è vero. Ma la traiettoria degli indizi porta lì. Chi conosce il passo di Gökberk, quel suo modo di attraversare i corridoi della fama con calma antica, ha riconosciuto nel modo in cui Cemre ha parlato uno specchio di quell'energia. Si dice che l'incontro tra i due abbia avuto radici lontane, fatte di collaborazioni sfiorate, caffè mai confermati e parcheggi dove due auto si sono ritrovate più spesso del caso. Non prove, ma dettagli che messi uno accanto all'altro compongono un quadro. Le pressioni aumentano, ma fonti attendibili giurano che Cemre non farà passi indietro. La strada è tracciata, basta nascondersi, basta fughe, basta smentite di circostanza. Vuole essere vista, com'è, con chi ama. Vuole essere vista ridere, lavorare, inciampare senza paura di essere fotografata nel momento sbagliato. E questa postura nuova ha acceso entusiasmi anche fuori dal circuito del gossip. C'è chi la indica come esempio di autodeterminazione, senza rinunciare alla grazia. Ora gli occhi sono puntati sui prossimi eventi. Ogni uscita, ogni scelta di stile, ogni sguardo sarà vivisezionato come un indizio. Vedremo i due fianco a fianco sul tappeto rosso? Ci sarà un seguito a quella frase? Oh, come suggeriscono gli osservatori più navigati, Cemre preferirà dosare i dettagli, restando padrona del ritmo della narrazione. Il mistero dell'uomo senza nome resta al centro della scena. Il passato riprende colore, le ipotesi si moltiplicano, e intanto quella frase, da tanto tempo, trapela come una scheggia importante. Chi l'ha sentita parlare a microfoni spenti garantisce che c'è qualcuno nella sua vita da un periodo non breve. Da tanto tempo. 2 parole minuscole, ma quanto spalancano. Viene da chiedersi, ha custodito un amore a margine delle indiscrezioni? Ha protetto un inizio delicato mentre il mondo inseguiva altre storie? Tutto rafforza l'immagine di una donna che segue regole scritte da sé. Anche il silenzio che è calato dopo la rivelazione ha un peso. Nel codice non scritto del pettegolezzo, non smentire è spesso una conferma in controluce, e non aggiungere dettagli è un invito alla pazienza. Si dice che Cemre preferisca assaporare le emozioni senza fretta, che non ami il rumore di chi spiega troppo presto, e che abbia deciso di condividere a strati, come chi scopre un quadro togliendo un velo per volta. Non è una resa al clamore, è metodo, è cura della propria felicità. C'è chi ricorda gli scatti catturati all'uscita di una prova serale, con un cappotto scuro che sembrava familiare. Qualcuno giura di averli intravisti nella stessa sala di montaggio, in giorni diversi ma con la stessa tazza posata accanto al monitor. Sono frammenti, lo sappiamo. Ma i frammenti, quando la luce arriva dall'angolazione giusta, diventano disegno. E il disegno, in questo caso, somiglia moltissimo a un nome. Gökberk YLDRM. Se davvero la storia parla di lui, tutto calza incredibilmente. Il modo in cui Gökberk evita le polemiche, il suo sguardo che non ha bisogno di promesse gridate, la serietà sul set, la capacità di restare fermo quando attorno si muove troppo. E il modo in cui Cemre, davanti ai microfoni, non ha tremato una volta. 2 linee che erano parallele e che, in silenzio, hanno iniziato a convergere. Intanto, sulle piattaforme, i fan si dividono. C'è chi chiede l'ufficialità, con foto a 2 e parole scritte nero su bianco. C'è chi, invece, implora rispetto,
che possano vivere una normalità possibile, fatta di mani che si cercano senza cercare i riflettori. Ma il dato è servito, il sasso è stato lanciato nello stagno, e i cerchi si allargano. Gli addetti ai lavori parlano di un'impennata creativa per entrambi. Progetti discussi con una lucidità diversa, uno scambio di idee che attraversa le singole carriere. Si racconta di una sceneggiatura letta a quattro occhi, di una proposta internazionale che avrebbe preso forza proprio grazie a questo equilibrio nuovo. Persino chi, sul set, non ama i sentimentalismi ammette che l'atmosfera è cambiata, non il sentimentalismo invadente, ma un'aria più pulita, più leggera. C'è poi la questione, sottilissima, della strategia. È evidente che nulla di quanto accaduto sia frutto del caso. La frase al momento giusto. La scelta di non dire un nome. L'assenza di smentite affannate. Un controllo assoluto del ritmo, come in una colonna sonora che cresce con precisione. È qui che si vede la mano dell'artista che guida la propria storia, invece di subirla. Eppure, nonostante il controllo, ciò che arriva al cuore è la semplicità. Lo amo. 3 sillabe che in tempi di filtri e difese suonano come una finestra spalancata. Non si compra, non si fabbrica, si sente. Ed è per questo che la dichiarazione di Cemre continuerà a risuonare ancora per mesi, rimbalzando tra talk show e commenti privati, con la stessa forza del primo giorno. La domanda che resta è sempre la stessa: vedremo presto un'apparizione insieme? Si sussurra di una serata benefica in cui potrebbero incrociare i percorsi sotto gli stessi riflettori. Oppure, in perfetto stile loro, continueranno a seminare indizi misurati, lasciando che sia il pubblico a completare il quadro? Prima di salutarci, una cosa è certa: ciò che è accaduto oggi ridisegna i confini tra celebrità e intimità. Dimostra che si può dire "ti amo" davanti a milioni di occhi senza perdere dignità o mistero. Dimostra che la narrazione non deve per forza divorare la realtà, ma può imparare a camminarle accanto. E se davvero quel "da tanto tempo" nasconde giornate condivise, rifugi piccoli, telefonate tardissime e risate che sciolgono i nodi, allora la scelta di proteggere il tempo giusto diventa la mossa più romantica di tutte. Noi restiamo qui, con lo sguardo acceso e il taccuino aperto, pronti a cogliere ogni nuovo movimento, a leggere tra le pieghe di uno sguardo, a capire se quel "lo amo" troverà il suo seguito davanti a tutti o resterà un invito a immaginare. E voi? Cosa vi aspettate dai prossimi passi di Cemre Arda? Credete che il nome verrà pronunciato presto, o che la magia stia proprio in questo gioco di rimandi e silenzi? Scrivetecelo, la vostra voce è parte della storia. Se avete sentito vibrare qualcosa ascoltando questo racconto, lasciate un like, condividete il video con chi, come voi, ama le storie che sanno di verità. E ricordate, per rimanere sempre un passo avanti e sostenere il nostro lavoro, il pulsante Join vi aspetta. Qui, a Turkey News Magazine, dove i cuori delle stelle battono all'unisono coi vostri, continueremo a seguire ogni riflesso, ogni ombra, ogni luce. Perché alcune storie non si limitano a essere raccontate, si vivono insieme. E mentre chiudiamo questa pagina, l'ultima immagine è quella di Cemre che lascia la sala con passo calmo, la schiena dritta, l'aria di chi ha scelto una volta per tutte. Fuori, una notte tiepida. Da qualche parte, forse, un telefono vibra con un messaggio soltanto loro. Non serve altro. Il resto arriverà quando decideranno che è il momento giusto. Fino ad allora, l'amore fa il suo lavoro segreto, e noi restiamo qui ad ascoltarne l'eco.